Amiche e amici di Solfatara News, bentrovati. Ogni giorno siamo qui, insieme, con gli occhi puntati su una terra che non smette mai davvero di parlare. E quando il suolo parla, anche nel silenzio apparente, noi abbiamo il dovere di ascoltare ogni minimo segnale, ogni variazione, ogni respiro della caldera dei Campi Flegrei. Basta poco, pochissimo, per perdere un dettaglio che potrebbe invece rivelarsi fondamentale. Anche pochi minuti senza dati possono significare non cogliere un cambiamento importante. Ed è proprio per questo che il nostro progetto di monitoraggio indipendente continua ad andare avanti con determinazione. L'installazione di un sismografo dedicato rappresenta un passo cruciale. Significa aumentare la precisione, avere un controllo costante sulle microscosse, leggere in tempo reale quelle variazioni di pressione che spesso anticipano cambiamenti più profondi nel sistema idrotermale. Per chi vuole contribuire concretamente a questo lavoro dal basso, la raccolta fondi è attiva su GoFundMe. Trovate il link nel commento fissato e in descrizione. Non è solo un aiuto economico, è partecipazione diretta a un monitoraggio libero, trasparente e continuo. Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, siamo tornati in volo con i nostri droni per il consueto monitoraggio quotidiano. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. Quello che abbiamo osservato oggi non è un quadro tranquillo. La fumarola si presenta in una fase di attività molto intensa. I getti di fango dalla bocca principale risultano particolarmente energici, violenti, con espulsioni continue che indicano chiaramente una pressione interna elevata. Non si tratta di episodi isolati. Tutta l'area mostra segni evidenti di un sistema in forte dinamica. Il terreno ribolle, le emissioni sono costanti e il comportamento generale della fumarola suggerisce che qualcosa sotto sta spingendo con forza. La temperatura rilevata oggi alla Fumarola Pisciarelli è di 106,2 gradi centigradi, un valore che si mantiene alto e che conferma un trend che stiamo monitorando da giorni. Come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato, perché è proprio nella continuità dei dati che si leggono i segnali più importanti. Ci siamo poi spostati all'interno del cratere della Solfatara. Qui la fumarola Bocca Grande si conferma protagonista di un'attività estremamente vigorosa. Il degassamento è intenso, continuo, accompagnato da una pressione evidente che coinvolge non solo la bocca principale, ma anche tutte le fumarole minori circostanti. L'intero sistema appare attivo, senza zone di reale quiete. Un elemento che continua a colpirci giorno dopo giorno è lo stato delle pozze di fango. Sempre più asciutte, sempre meno fluide. Questo è un segnale chiaro. Il calore al suolo è elevato e persistente. Non stiamo osservando un raffreddamento, ma al contrario una condizione che indica temperature sostenute nel tempo. La temperatura rilevata oggi alla Fumarola Bocca Grande è di 185,8 gradi centigradi. Anche in questo caso parliamo di valori importanti che confermano un sistema che non sta rallentando. E proprio mentre noi continuiamo questo monitoraggio diretto, arrivano dichiarazioni che stanno alimentando un forte dibattito. Il vulcanologo Giuseppe Luongo è intervenuto in maniera critica sulla gestione attuale del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei. Nel suo intervento, Luongo ha puntato il dito contro quello che considera un approccio non adeguato alla complessità della situazione. In particolare, ha criticato la gestione complessiva del rischio, sottolineando come, a suo avviso, non si stia dando il giusto peso a ciò che sta accadendo nel sottosuolo. Ha evidenziato che il bradisismo in atto non dovrebbe essere trattato come un fenomeno ordinario, ma come qualcosa che richiede attenzione costante e strategie più incisive. Uno degli aspetti più forti delle sue dichiarazioni riguarda la comunicazione e la gestione operativa. Luongo ha espresso perplessità su come viene affrontata la situazione a livello istituzionale, lasciando intendere che ci siano criticità sia nella pianificazione che nelle decisioni adottate finora. In sostanza, secondo lui, ci sarebbe bisogno di un cambio di passo, di una visione più prudente e meno orientata a rassicurare. Ha inoltre ribadito che i Campi Flegrei sono un sistema estremamente delicato e imprevedibile e che proprio per questo non si può escludere a priori un'evoluzione più complessa del fenomeno in corso. Le sue parole richiamano l'attenzione su un punto preciso. Quando si parla di vulcani attivi, il margine di errore deve essere ridotto al minimo. Ma attenzione, ed è fondamentale dirlo chiaramente, quella di Luongo è una sua valutazione personale per quanto autorevole.
Non rappresenta una verità assoluta, né una previsione certa di ciò che accadrà. Nel mondo scientifico esistono posizioni diverse e altri vulcanologi invitano alla cautela anche nel senso opposto, sottolineando che al momento non ci sono evidenze di un'immediata evoluzione verso scenari più gravi. Ed è proprio questo il punto. Ci troviamo davanti a interpretazioni differenti di uno stesso fenomeno. Ed è qui che il monitoraggio continuo diventa essenziale, perché al di là delle opinioni restano i dati. E i dati che stiamo osservando ogni giorno raccontano di un sistema vivo, attivo, in trasformazione. Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: osservare, documentare, informarvi senza filtri, senza creare panico, ma senza nemmeno minimizzare ciò che vediamo, perché conoscere è l'unico modo per essere davvero preparati. Restate con noi, continuate a seguirci ogni giorno, perché ciò che accade qui non è lontano, non è astratto, è reale, è presente ed è sotto i nostri occhi. Un grande grazie a tutti voi per il supporto costante. Da Solfatara News è tutto e ci vediamo nel prossimo aggiornamento.